Se la vostra idea di smart working è quella che avete appena visto nel video, mi dispiace, ma non ci siamo proprio. Questo video sarà decisamente diverso dagli altri. Vi racconto un po' di me e anche un po' del backstage del mio lavoro. Vi parlerò di smart working e di work-life balance, cioè di come è possibile effettuare lo stesso lavoro in un posto diverso, migliorando la qualità di vita. Almeno questo è quello che intendo io. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno direi, si è parlato davvero tanto di smart working, spesso confondendolo con remote working. Non sono due sinonimi. Remote working significa effettuare la stessa attività lavorativa in un posto completamente diverso, da remoto appunto. Smart working invece significa effettuare un lavoro in maniera più smart. Io lavoro in smart working da diverso tempo, molto prima della pandemia. Anzi, molto spesso il mio lavoro consiste proprio nell'accompagnare attraverso un percorso i professionisti e le aziende a lavorare in maniera molto più smart, cioè a lavorare in maniera più organizzata con dei processi in modo da portare le persone ad essere indipendenti, collaborando in team anche geograficamente delocalizzati. E tutto questo ovviamente lo faccio attraverso il digitale. Un po' alla volta, attraverso questi processi, le persone diventano più autonome e indipendenti. I processi sono sicuramente condivisi, così come lo sono anche gli obiettivi, e il tutto è anche molto facilmente monitorabile. Insomma, in tutto questo si va a lavorare meglio e questo significa che si va a lavorare anche meno. Durante tutto il mio processo lavorativo difficilmente incontro di persona i miei clienti, ma questo ben prima della pandemia. Inoltre non ho congiunti e non ho neppure un cane. Insomma, seguendo un po' i diversi decreti, io ero destinata alla segregazione perenne. Attenzione, non mi sto certo lamentando. Vivo in un posto decisamente bello, a 2 passi dalla natura, e questo mi ha permesso di attraversare le diverse fasi colorate in una maniera molto serena. Sono piena di interessi, sto bene da sola, non mi annoio. E per me il digitale, oltre a essere il mio lavoro, è anche una bella finestra sul mondo, una finestra decisamente ampia. Ad un certo punto la mia parte creativa è venuta meno. Lo so che tutto quello che ho raccontato sembra più una parte razionale, ma io ho bisogno anche di una parte creativa. Mi serve alimentare la mia curiosità, di stimolare il mio pensiero creativo e laterale, quello che mi permette di unire i puntini di diverse discipline. E insomma, per farla breve, ad un certo punto mi sono accorta che il mio cervello ha iniziato a rallentare per mancanza di stimoli e così ho deciso di partire. Un po' all'improvviso ho acquistato un biglietto aereo di sola andata, ho preparato un trolley di meno di 10 kg e uno zaino con tutto il mio ufficio. Ho fatto un tampone ed eccomi qua. Sì, ma qui dove? Ti do un piccolo indizio. Sono alle Canarie, a Gran Canaria, e no, non lavoro dalla spiaggia. Ho il vantaggio che il mio ufficio ci sta tutto in uno zaino. In realtà io lavoro da qui. E a volte lavoro anche da qui. Qui a Las Palmas ho rivisto una persona che già conoscevo, Stefano, e sono andata a trovarlo nel suo ufficio perché mi ha parlato delle opportunità di un Erasmus per giovani imprenditori. E secondo me questo è un argomento che davvero potrebbe essere interessante anche per voi. Ti faccio la sincronizzazione dell'audio. 3, 2, 1. Mi chiamo Stefano, faccio l'imprenditore, sono un imprenditore e padre. Sono qui a Las Palmas da Gran Canaria da 4-5 anni circa e vivo sereno sostanzialmente. L'obiettivo del mio business ed è una delle cose che ho cercato di fare nella mia vita è poter avere il tempo e l'energia di potermi godere 2 bimbi piccoli. Lavoro 4-6 ore al giorno proprio per avere
il tempo adesso di fare il papà, perché sono da 20 e passa anni nel mondo del marketing e della comunicazione, negli ultimi 7-8 specializzato nel mondo dell'automazione di business, che è proprio quella cosa che ti permette di fare di più in meno tempo, come dico sempre, più vendite e meno stress attraverso l'automazione. E l'ho fatto per me, per egoismo, perché appunto 7-8 anni fa nasceva mio figlio, il mio primo, l'ho visto nella prima parte della sua vita allungarsi e mi domandavo se effettivamente fare quello che facevo prima, sempre parte di formazione, consulenza, mondo di marketing, sempre quello, se aveva senso fare come lo stavo facendo. La risposta ovviamente è stata no. E quindi ho iniziato a indagare il mondo dell'automazione in maniera più massiccia rispetto a quello che facevo prima. Prima ero un curioso dell'automazione. Poi sono diventato una specie di professionista dell'automazione per egoismo, per avere il tempo che mi serviva, perché il pomeriggio, insomma, fra un po' stacco, vado a giocare con i bimbi. Perché Gran Canaria? Perché è un'isola che ha un grande rispetto per i bambini. Il vero motivo è stato questo: ovviamente c'è un clima, le imposte sono, la posizione fiscale è un po' più economica, ma non è tanto questo, è proprio è a misura di bambini. Parlando con degli amici, appunto, mi hanno aiutato a scoprire questo tipo di progetto dell'Europa molto poco conosciuto, proprio per montare l'Accademia di Business sull'automazione, che attualmente rappresenta il mio business qui a Gran Canaria, ma in generale lavoro in inglese, in spagnolo e in italiano. Ci sono, detto bene, due entità. Da una parte ci sono delle persone, giovani imprenditori, che vogliono fare esperienza. Per giovani non si intende di età anagrafica, si intende esperienza nel mondo del lavoro. Se io ho lavorato per 20 anni nel mondo del marketing, ma voglio lavorare come ingegnere, ecco, lì io sono giovane, ho meno, in questo caso, di 3 anni di esperienza da curriculum. Quindi, paradossalmente, potrei avere più di 3 anni di esperienza in un settore e sono considerato un host, ovvero colui che ospita, che fa da tutor a un giovane imprenditore che ha meno di 3 anni di esperienza in quel settore. Un Erasmus come quello universitario, c'è il giovane imprenditore che viaggia, fa un'esperienza culturale nel paese dove l'host, l'altra figura, l'imprenditore, chiamiamolo esperto, offre la sua azienda, il suo lavoro, le sue conoscenze e aiuta da una parte il giovane imprenditore a fare l'esperienza e a sviluppare, dall'altra, attraverso questa esperienza, il suo progetto. Quindi vince il giovane imprenditore perché ha esperienza e ha qualcuno che gli faccia da tutor, vince l'host perché qualcuno gli lavora nella sua impresa, come nel caso di Automaticing lavorano questi ragazzi, i giovani imprenditori dell'Erasmus, lavorano per creare qualche cosa di reale. Cioè non è teorico, non è universitario da banco, ma è qualcosa di reale. Diciamo qualcosa sui compensi, che sicuramente è molto interessante, anche perché appunto sì, abbiamo detto che è l'equivalente dell'Erasmus, dove comunque in quel caso non si viene pagati. Questo, essendo un Erasmus nel mondo del lavoro, sì, è retribuito, ma c'è una grossa differenza. L'imprenditore host, quindi colui che ha esperienze, che ospita, che fa da tutor a questa persona, ma riceve una media di 6 ore lavorative al giorno di lavoro, ecco, non ha retribuzione da parte dell'Europa perché riceve il lavoro di una persona, quindi mi sembra un buon guadagno. Dall'altra parte invece il nuovo imprenditore ha un rimborso spese fisso, forfettario, in base alla nazione, perché questo è un progetto internazionale, quindi si può venire in Spagna, alle Canarie, si può andare in Italia, si può andare addirittura in America, cioè ci sono tante nazioni che aderiscono a questo progetto, anche extraeuropee, e dipende molto da dove vai. Il nuovo imprenditore viene retribuito in base al posto in cui l'host ha l'azienda, perché fisicamente si deve muovere. Un tempo minimo di 1 mese, un tempo massimo di 6, normalmente sono 4+2, cioè fai 4 mesi iniziali, 3-4 mesi, ci si conosce, si vede se si può lavorare insieme e poi si prolunga fino a un massimo di 6 mesi. Diciamo, l'host e il nuovo imprenditore non parlano tra di loro direttamente. Hanno 2 uffici intermediari che parlano tra di loro, quindi si smazzano tutta la parte, diciamo, un po' più burocratica con l'Europa che vigila su tutto il processo. Ma quante persone hai già ospitato
Che si dice ospitato? Sì, ospitato è una parola che ci sta tutta. 5, 6, 7, adesso sinceramente ho perso il conto, sono appunto ogni 6 mesi cambiava più o meno qualcuno, quindi 6 più o meno, 6 o 7. E avere l'Europa che ti fa da chioccia e ti aiuta a tenere le persone formate dopo in azienda è un guadagno, insomma, non indifferente. Io consiglio sia per gli host che per i nuovi imprenditori di trattare questa esperienza come una scelta importante, anche perché mentre l'host può ricevere più volte gli Erasmus, non in contemporanea, ma diciamo si possono ricevere, finisce uno e comincia un altro, il nuovo imprenditore ha una sola possibilità, una cartuccia, lo può fare una sola volta nella vita e quindi a maggior ragione il nuovo imprenditore deve scegliere l'impresa e l'imprenditore soprattutto che lo può formare, perché sennò finisce a fare le fotocopie, detta rozzamente. Esatto. E dall'altra parte l'imprenditore deve scegliere come se stesse assumendo una persona con la stessa serietà. Io ci metto davvero tempo per trovare la persona giusta, più che come skill, che come abilità, proprio come visione. Perché se quella persona si dimostra giusta, effettivamente io ho 3, 4, 6 mesi di tempo per formarla, allinearci, e a quel punto, come è successo con più di una persona, ne sanno più loro di me, di quel lavoro specifico nell'attività di automating nello specifico. E quindi per me ha senso continuare a collaborare con queste persone in maniera più o meno fissa, perché è un valore inestimabile di conoscenza e di collaborazione che altrimenti avrei dovuto pagare fondamentalmente per creare. Quindi veramente mi sembra un progetto gioiellino, cioè da una parte un poco come si fa nel mondo dell'impresa, non gonfiare i curriculum, questa cosa dell'esperienza, sai, un ragazzo di 20 anni con 25 anni di esperienza, ecco, queste cose qui. Io quindi il primo consiglio che darei è quello della sincerità, parlarsi chiaramente, prima di fare il match ufficiale, cioè attraverso di questa piattaforma dove sia l'host che il nuovo imprenditore si devono iscrivere. C'è possibilità di fare un match, cioè quindi di fare un abbinamento ufficiale. Io suggerisco di fare una bella chiacchierata, prima via mail, poi magari un paio di interviste attraverso videochiamata, aiutare l'host dal punto di vista imprenditore. Io aiuto, il nuovo imprenditore lo aiuto a magari trovare una location, lo indirizzo su alcune zone, gli fornisco gli indirizzi, cioè un minimo di supporto per una persona che va in un paese straniero e magari non parla bene la tua lingua, o forse sì, o magari essendo in una cultura diversa tu vuoi apprendere, per esempio vuoi internazionalizzare il tuo business e hai bisogno di una persona di lingua inglese, lingua spagnola che ti possa aiutare a crescere. Ecco, è una grande opportunità, quindi sincerità e chiarezza proprio dall'inizio. Io consiglio, nella mia esperienza è stato fatto quasi sempre 3 o 4 mesi, io consiglio 4, cioè quando è possibile ne faccio 4 con allungamento di altri 2, e in quest'ottica magari anche trovargli una sistemazione attraverso qualche telefonata, ragazzi, cioè magari se tu sei sul territorio trovare a qualcuno una sistemazione è molto più semplice di qualcuno che dall'altra parte magari a 700, 1000 km, 10.000 km si deve smazzare, quindi essere delle brave persone secondo me ripaga sempre, a prescindere. Lunga vita all'Erasmus, temo se il giorno venga chiuso. E per concludere vorrei dire che non esiste una soluzione valida per tutti, ma se state pensando che essere nomadi digitali e avere un lavoro smart sia ad appannaggio solo dei giovani, io sono la dimostrazione che questo non è vero, perché io sono diversamente giovane. Insomma, per poterlo fare è sufficiente semplicemente organizzarsi e mettere sul piano della bilancia quello che è più importante per noi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete subito un bel like ed iscrivetevi anche al canale attivando anche la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. E se avete delle curiosità o delle domande riguardo lo smart working, l'organizzazione o anche solo le Canarie, mi raccomando, scrivetele qua sotto nei commenti che così vi risponderò in un prossimo video. Tutta un'altra vita.